Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Benvenuti nel terzo e ultimo episodio della miniserie I peggiori incubi dei ballerini, imprevisti e soluzioni. Se vi siete persi il primo episodio dal titolo Cadere con stile e il secondo episodio dal titolo Cogli l'attimo, potete rimediare subito cliccando i link in descrizione. Questa miniserie tratta un tema molto divertente ma anche molto spinoso nella carriera di un ballerino professionista e non. Vi racconto qui, da casa mia, le mie esperienze che oltre ad esservi di aiuto per capire come affrontare determinate situazioni, vi faranno anche sorridere un bel po'. Negli episodi precedenti ho affrontato il tema degli imprevisti durante una performance, analizzando anche come una disavventura possa a volte prendere una piega positiva e del tutto inaspettata e possa svoltare in modo eccellente una performance se affrontata con la giusta mentalità e possa addirittura rimanere impressa positivamente nella mente di uno spettatore o di un giudice. In questo episodio invece vi voglio regalare una carrellata delle mie disavventure, accumulate in anni e anni di esperienza, e ragazzi, a me ne sono successe veramente di ogni. Io sono Arianna Bazzini, campionessa mondiale di salsa, coreografa, ballerina professionista e maestra di danze caraibiche. Se vi siete persi i miei video precedenti, potete guardarli cliccando i link in descrizione. Se anche tu vuoi ottenere grandi risultati e soddisfazioni e sfruttare al massimo le tue potenzialità nel ballo, iscriviti al mio canale Arianna Bazzini's Coaching, nel quale tratto temi di competizione di ballo e danza, preparazione ad una competizione, cura del look di un ballerino, tutorial, vlog e coaching online. Video dopo video ti svelerò dei trucchetti che potrai mettere in pratica da subito per migliorare le tue prestazioni come ballerino o ballerina. Alla fine di questo video, infatti, sarai più preparato ad affrontare gli imprevisti che spesso possono capitare quando si va in scena. E comunque ricordatevi che l'unica filosofia da seguire sempre e comunque è The Show Must Go On, che è anche il titolo di questo episodio. Inizio con una premessa ricordandovi che solo chi non si mette mai in gioco non sbaglia mai. Per tutti quelli che invece non hanno paura di esporsi, non hanno paura di osare, oppure che magari la paura ce l'hanno ma si mettono alla prova per superarla, bene, allora anche voi, come me, dovete imparare a convivere con questi imprevedibili imprevisti. Tutto ciò che vi racconto è tratto da una storia vera. La mia. Avete mai ballato seminudi in pista? Io sì. I vestiti da ballo talvolta sono complicati sia da infilare che da sfilare. È molto importante controllare ogni volta l'allacciatura che fissa l'abito al corpo, perché magari con il tempo potrebbe usurarsi o comunque allacciandolo in modo distratto potrebbe non agganciarsi perfettamente. Ecco, io riguardo a questo ho proprio una fissazione e dopo 10 anni la mia sarta di abiti da ballo ormai lo sa. Io metto sempre una doppia allacciatura al mio abito da ballo, quindi l'allacciatura normale, semplice, e poi una sicura invisibile. Sono proprio sovrapposte una sull'altra. Eccola qui, vedete? Uno, anche qui, eccola anche di qua e anche qui. Non è che vi voglio far venire l'ansia di questa cosa, però ora vi spiegherò perché ormai faccio questa cosa da anni. Allora, esattamente durante una gara in coppia, quindi adesso farò scorrere dei video per farvi capire meglio anche qui la situazione, è successo il patatrack. Il vestito, tac, si è slacciato. Ovvio che io non mi sono fermata, anche se avrei avuto un valido motivo per farlo, ma ormai ero lì in pista, la musica era partita e stavo già ballando. E ho continuato a ballare in coppia alternando una mano al ballerino e una mano per coprirmi, perché appunto il vestito era andato giù. Quindi immaginate me che eseguo le figure così e il mio ballerino mi guarda come dire: cosa sta succedendo? Non lo so, ma andiamo avanti! Ragazzi, sono stati i 2 minuti più lunghi della mia vita e comunque alla fine siamo anche stati premiati, perché nonostante tutto abbiamo anche passato il turno di gara successivo. Probabilmente qualche giudice ha visto la situazione e ha comunque apprezzato il fatto che noi fossimo andati avanti, avessimo continuato con la nostra performance, e quindi il nostro sforzo di continuare nonostante la difficoltà in quel caso fu premiato. Un'altra cosa bruttissima che è capitata a me e che vedo capitare spessissimo anche ad altre ballerine è l'acconciatura che cade, si disfa e si scioglie del tutto. Non so voi, ma io inizialmente non riuscivo assolutamente a ballare con i capelli sciolti, ero totalmente distratta da questo ammasso di capelli che andava avanti e indietro e sembrava avesse vita propria. Quindi per me capelli sciolti significava panico totale e blackout, e una volta mi successe anche questo, ovviamente quando ancora non ero una professionista. Si sciolgono i capelli, partono le forcine e gli elastici, boom, capelli tutti davanti, panico.
Ancora peggio è quando senti che i capelli si stanno piano piano allentando, l'acconciatura si sta disfacendo, si dice così? Disfacendo, vabbè. E tu non ci puoi fare niente, non puoi tenerti i capelli, quindi cosa fai? Vai avanti, solo che cerchi di limitare i tuoi movimenti per far sì che la cosa non accada, ma questo è ancora peggio perché vuol dire che ballerai così con il collo rigido fino alla fine del tuo ballo. Per fortuna negli ultimi anni ho vinto questa sfida perché ho imparato a ballare con i capelli sciolti, altrimenti tra lacca, gel e tiraggio tutti i weekend stile lifting finiva che rimanevo pelata. Vi presento quindi un oggetto che da tempo considero un vero e proprio elemento di tortura, che però può aiutarvi ad evitare lo scioglimento delle chiome. Sto parlando di lui, l'elastico col gancio, che poi non so perché è elastico con gancio, perché in realtà vedete ne ha due, tac. Provatelo ragazze, fa male, fa malissimo, ma vi assicuro che le vostre acconciature saranno indistruttibili. E tanti auguri per quando scioglierete i capelli dopo averlo utilizzato, perché probabilmente ne perderete un po', ma ne sarà valsa la pena. Un'altra simpatica cosa può accadere quando un altro elemento di tortura non sta al proprio posto. Sto parlando delle ciglia finte. Allora, le ciglia finte sono un must soprattutto per le ballerine di danze latine o di danze caraibiche, vengono utilizzate soprattutto nelle competizioni di ballo. Infatti, prima o poi le ballerine di queste discipline devono mettersi l'anima in pace e imparare a conviverci. Bisogna sempre fare moltissima attenzione nel posizionarle correttamente sulla palpebra e nel mettere la giusta quantità di colla, altrimenti ecco cosa succede. Cadono dalla posizione corretta, si appiccicano ovunque sulla vostra faccia e se non volete sembrare Hitler ballerina vi consiglio di prestare più attenzione e utilizzare più tempo nel sistemarle bene. Comunque vi anticipo che ho già in programma di fare prossimamente dei tutorial su trucco da gara e acconciature da gara. Un altro elemento di tortura, soprattutto noto ai ballerini che partecipano alle competizioni di ballo, è questo. La spilla da Bali. Serve per fissare il numero di gara sull'abito da ballo. Solitamente quando si balla in coppia lo tiene il ballerino sulla schiena, invece quando si balla in assolo, e quindi tocca anche alle donne sistemarselo sul vestito da ballo, attraversano una pesante crisi perché essendo più nude che vestite non si sa dove posizionarsi sto benedetto numero, che spesso ha il formato di una 4. Per colpa di questo oggettino ne ho visto sgorgare di sangue, perché anche le spille da balia non sempre stanno fisse e obbedienti nelle posizioni in cui le hai messe, ma nel bel mezzo della performance si aprono, con conseguenze veramente dolorose sia per chi le indossa che per il partner. E nonostante questo, nessuna espressione di dolore potrà comparire sul volto dei ballerini. Dobbiamo sorridere sempre e comunque. Quindi, oltre a girarsi e infilarsi nelle carni, aprendosi c'è anche il rischio che faccia cadere il numero di gara o che lo renda poco visibile ai giudici, e questo è molto grave in una gara. Crea al ballerino un'ansia ulteriore, perché se non si vede il numero di gara, il giudice magari potrebbe non metterti proprio quella croce che ti serve per passare il turno. E questo può succedere soprattutto quando si balla in batterie, quindi quando si balla in mezzo a tantissime altre coppie o a tantissimi altri atleti. Ad esempio, guardate questo vecchio video in cui mia sorella Eva tifa per me, ma guardate come mi fa il tifo. Avete sentito che per fare il tifo urla il mio numero di gara anziché dire il mio nome, sperando che così i giudici vicini, sentendo quel numero, fossero attratti a cercarlo sulla pista. Comunque non fatelo, perché secondo me non funziona. Però al campionato italiano si provava veramente di tutto per far sì di essere notati in quella mischia. Anche se odiamo questo oggettino, vi consiglio però di portarvene sempre di più dietro, perché possono essere molto utili. Non solo per posizionare bene il numero, quindi meglio metterne di più che poche, ma può servirvi anche per riparare il vestito, magari il vestito che vi si è slacciato 2 secondi prima. E vi consiglio di farvi preparare dalle mamme o dalle nonne sempre un kit con ago e filo. Ecco terminata quindi la carrellata delle sfortune che possono capitare ai ballerini durante una performance. A me sono successe tutte, non tutte insieme ovviamente. Ma non per questo ho mollato e non per questo ho avuto paura di espormi nuovamente. O forse sì, la paura l'ho avuta, ma ci ho riprovato lo stesso. Le esperienze ci aiutano a perfezionarci
e personalmente mi permettono anche di aiutare i miei allievi a non commettere i miei stessi errori. Alla luce di questi racconti di vita vera, adesso mi voglio rivolgere a chi non è un ballerino. Quando vedete dei ballerini esibirsi, pensate a quanti imprevisti, seppur piccoli, possono accadere. Quante cose, se trascurate, possono compromettere ore e ore di lavoro in soli 2 minuti di esibizione. Quanti retroscena ci sono, quanti! Per questo bisognerebbe sempre apprezzare ed applaudire un ballerino che si espone, che ci offre la sua arte, che poi può essere di alto livello o meno, ma comunque sempre meriterebbe il nostro rispetto. A te, che sei un ballerino, è mai capitato qualcosa di simile? Ti riconosci nei miei racconti? Raccontami le tue disavventure, le tue esperienze e come le hai affrontate. Scrivilo nei commenti e condividilo con noi ballerini. Ricordati di seguirmi su Instagram e soprattutto, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale Arianna Bazzinis Coaching e attiva la campanella per non perdere i miei nuovi video inerenti al nostro affascinante mondo del ballo e della danza. Ciao ballerini, al prossimo video!